Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero che la vostra giornata sia splendida, perché oggi ci addentriamo in un argomento che ha incendiato le bacheche e lasciato molti senza parole. Parleremo della notizia a dir poco sconvolgente della tuba colpita da Engine e dei commenti esplosi a catena. Un'onda che ha travolto perfino l'universo attorno a Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Vi sembra surreale? Aspettate di sentire come tutto questo, tra rumor di backstage e sguardi catturati dalle telecamere, si intrecci con la coppia più osservata del momento. Prima di srotolare ogni dettaglio, vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di assistere a qualcosa di così inaspettato da rimanere muti? Preparatevi, perché ciò di cui parliamo oggi ci si avvicina parecchio. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate la campanella. Qui viviamo di storie incandescenti, dibattiti che scottano e retroscena che meritano di essere raccontati fino all'ultimo respiro. Arriviamo al punto. La notizia principale è questa. Una tuba, sì proprio quel maestoso strumento di ottone dal suono profondo e vibrante, è stata colpita. Le parole chiave sono colpita. E da chi o da che cosa, e perché? Ma il cuore pulsante della discussione di oggi sono i commenti di Engine, che hanno sorpreso tutti. Soprattutto perché legati a una serata in cui Gökberk YLDRM e Cemre Arda erano protagonisti involontari di un sipario che nessuno aveva previsto. È su quella prospettiva che ci concentreremo, perché a quanto pare nessuno si aspettava quel tono, quel taglio, quelle sfumature, eppure sono state proprio quelle frasi a innescare la miccia. Quando si parla di una tuba colpita, la mente corre subito a mille possibilità, incidenti banali, episodi fortuiti o addirittura atti voluti. C'era un set, un evento, una folla, dei riflettori. C'era un punto di vista privilegiato e c'erano occhi puntati su Gökberk e Cemre. Secondo i racconti che hanno preso il volo in rete, la scena si sarebbe consumata dietro le quinte di una serata mondana dove la coppia aveva fatto un ingresso discreto ma magnetico. Una sedia spostata all'ultimo, un operatore che fa un passo di troppo, un accessorio dimenticato. Altre voci raccontano di un drone impazzito. Altre ancora di un attimo di confusione durante le prove di un numero musicale. E poi, il tonfo, la tuba. Ma, come anticipato, non sono i decibel del colpo ad aver scosso il pubblico, bensì le parole scelte da Engine nel commentare l'accaduto. Parole che hanno toccato corde inaspettate nella storia recente di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Chi è Engine in questo quadro? Dipende da chi parla e da dove si ascolta. Per alcuni è un musicista affermato che conosce ogni vibrazione dell'ottone, per altri un critico dal fiuto infallibile, per altri ancora una figura pubblica che interviene spesso su arte e cultura con un piglio tutto suo. Di certo la sua voce pesa. E in questa occasione, a rendere la faccenda dirompente, è stato il tipo di sguardo che ha messo su quella tuba, su quella serata, e su ciò che rappresentava per Gökberk e Cemre. Descrizioni come inaspettato o spiazzante sono fioccate perché la sua lettura non è stata quella che il coro si attendeva. Se l'impatto fosse stato distruttivo, ci si sarebbe aspettati commozione, cautela, magari un invito a rispettare gli strumenti. Se invece l'urto fosse stato lieve, il tono avrebbe potuto restare leggero. E invece no. Le parole di Engine, dicono, hanno imboccato un'altra traiettoria, né soltanto tecniche, né puramente ironiche. Un'osservazione che, addosso a una notte in cui Gökberk YLDRM e Cemre Arda erano lì, stretti in quell'alchimia che li rende irresistibili agli sguardi, è suonata come un invito a leggere la scena al di là del metallo colpito. C'è chi giura che abbia sfiorato la poesia, c'è chi sostiene che abbia tirato fuori una sincerità quasi brutale. In ogni caso, il pubblico è rimasto a bocca aperta. Ora, proviamo ad allargare l'inquadratura. Se la tuba avesse subito un danno serio, Engine avrebbe potuto scegliere l'empatia più semplice, una carezza allo strumento, un pensiero al musicista. Se invece fosse stato tutto poco più di un inciampo, avrebbe potuto scherzarci su. Al contrario, pare che abbia colto la palla al balzo per dire qualcosa su ciò che una notte piena di flash racconta davvero, soprattutto quando al centro ci sono due volti come Gökberk e Cemre, così abituati a trasformare la normalità in magnetismo. Che cosa rappresenta una tuba in mezzo ai loro sussurri e alle loro strette di mano? Per alcuni, un oggetto tra tanti. Per Engine, a giudicare dal fruscio lasciato dalle sue frasi, un segno. C'è un'ipotesi molto concreta.
Engine è stato chiamato a commentare perché la sua parola, in questi contesti, accende conversazioni. E invece di dare una risposta di servizio, ha preso una strada laterale. C'è chi riferisce che abbia parlato dell'anima di uno strumento e di come una botta imprevista possa svelare fragilità che teniamo nascoste. Qualcuno ha letto tra le righe un pensiero rivolto proprio a Gökberk YLDRM e Cemre Arda, al loro portamento elegante ma alla loro ostinazione a proteggere il privato. Per altri, la vera sorpresa non è stata il contenuto in sé, ma il fatto che Engine abbia misurato il polso della reazione pubblica, usando la tuba come specchio di noi che guardiamo e giudichiamo. Poi c'è l'altra possibilità. Engine è famoso per un linguaggio diretto, senza giri. Se il contesto era assurdo, le sue parole potrebbero aver rispecchiato quell'assurdità con un'onestà tagliente. Sapete quando c'è quella persona che dice esattamente quello che tutti pensano ma nessuno osa pronunciare? Enin, in questa versione, potrebbe essere stato proprio quel tipo di voce. Non va sottovalutata la piattaforma dove tutto è nato. Un'intervista al volo cambia tono in un articolo scritto. Un commento su una diretta ha un peso diverso rispetto a un post su un forum di addetti ai lavori. Se le frasi sono uscite da un social, forse hanno viaggiato con una velocità e una leggerezza capaci di deformare sfumature. Se sono state pronunciate a margine di un podcast, magari la riflessione è nata più meditata. E intanto, nel montaggio frenetico delle clip, il volto di Gökberk sfiorava quello di Cemre, e lo sguardo di lei, attento e misurato, tornava più volte verso quel punto da cui era partito il tonfo della tuba. E la tuba, poi, era uno strumento d'epoca? Aveva un valore affettivo? Oppure era un pezzo qualunque usato per le prove? Se fosse stata storica, con una patina di memoria a fior di ottone, l'incidente assumerebbe una gravità culturale. E allora sì che delle parole troppo leggere di Enin avrebbero sorpreso tutti per stonatura. Se invece si trattava di un oggetto qualunque, la gravità sarebbe minore, e una riflessione carica di significati potrebbe apparire sproporzionata. Eppure, il fragore di questa storia racconta che le aspettative sono state infrante, ci si aspettava un timbro e ne è arrivato un altro. Sembra che Engine, volente o nolente, abbia dirottato l'attenzione dalla superficie alla metafora. Non è da escludere che nella sua lettura la tuba sia diventata un simbolo, il suono profondo come un respiro trattenuto, l'urto come una crepa nella perfezione lucidata a festa, e al centro Gökberk YLDRM e Cemre Arda, presi nell'istante in cui l'ordine sottile della serata si incrina. C'è chi ha trovato le parole di Engine illuminanti, quasi liberatorie, chi le ha considerate un guanto di sfida. Ma è proprio da questo scarto che nasce lo stupore collettivo. Pensate alle reazioni tipiche quando accade un imprevisto legato a un oggetto. Di solito si cerca un responsabile, si chiede il conto dei danni, si pianifica la riparazione. Se Engine invece ha scelto la strada di una riflessione più ampia, magari infilandoci un aneddoto personale o una critica pungente alla frenesia che avvolge eventi e celebrity, allora sì, la sorpresa era inevitabile. Molti si aspettavano un comunicato, non un racconto. Fate questo esercizio di immaginazione, la tuba investita da un drone impazzito, e il coro che pretende di parlare di sicurezza e protocolli. Se Engine, al contrario, ha evocato il contrasto tra il respiro antico dello strumento e l'invasione di una tecnologia che si infila ovunque, trasformando l'urto in un segnale d'allarme, capite quanto il pubblico possa essersi trovato spiazzato. Oppure, scenario più prosaico. La tuba cade dal bordo del palco durante un cambio rapido, tutti sospirano per il danno, e Engine afferma che nel suo silenzio improvviso c'è un'altra voce, e racconta la fragilità di noi che guardiamo la perfezione da lontano. Non è ciò che ci si aspetta da un commento a caldo, e forse proprio per questo ha fatto il giro delle chat, tra schermate condivise e messaggi che chiamavano in causa Gökberk e Cemre. La chiave, probabilmente, sta nella finezza e nell'angolazione. Non si parla di shock negativo, ma di uno scarto capace di aprire strade nuove. Ci sono voci che dicono: a volte serve qualcuno che ci costringa a vedere il mondo da un punto di vista scomodo. E chi meglio di Engine, con il suo modo di stare a cavallo tra cultura pop e osservazione critica, poteva farlo proprio durante una serata in cui Gökberk YLDRM e Cemre Arda erano il baricentro emotivo? Qui entra la parte divertente, perché a rendere magnetica questa storia non sono soltanto i fatti, ma i significati che sprigionano, le reazioni che scatenano, e le personalità che li incorniciano.
Enin, a quanto sembra, è riuscito a tenere insieme tutto questo in poche frasi. E il pubblico, tra chi punta il dito, chi costruisce teorie e chi difende la coppia con passione, non ha potuto fare a meno di prendere posizione. Poi c'è la voce più audace. E se Engin fosse stato coinvolto direttamente nell'urto della tuba? Le speculazioni non mancano mai. Se fosse stato lui, allora le sue parole diventerebbero una giustificazione brillante, una scusa elegante, o magari un tentativo di spostare l'attenzione. Ma, ammettendo che Enin abbia solo commentato una scena che non ha provocato, il nucleo della sorpresa sta nella qualità di ciò che ha detto. Un guizzo sulla natura umana, una lente sul mondo della musica, un cenno alla fragilità delle cose quando le luci sono troppo forti. O, chissà, un'uscita talmente assurda da essere ricordata proprio per la sua follia. Non dimentichiamone l'influenza. Se Engin è seguito e stimato, le sue frasi si amplificano. Ciò che per altri sarebbe un inciso, per lui diventa titolo. E se ha una storia di opinioni ardite, l'aspettativa stessa di venire sorpresi è già in campo. Alla fine dei conti, la vicenda della tuba colpita da Engin e delle sue parole successive ha spiazzato tutti. È l'esempio perfetto di come un evento minimo possa scatenare un vortice di interpretazioni. Ci ricorda che non sempre è il fatto in sé a colpirci, ma lo sguardo che gli cuciamo addosso. In questa storia, Engin ha suonato il ruolo di maestro di cerimonie dell'imprevisto, mentre, quasi senza volerlo, la presenza di Gökberk YLDRM e Cemre Arda ha reso il racconto più vivo, più vulnerabile, più vicino a noi. Riavvolgiamo con calma. Abbiamo considerato le ipotesi sull'incidente, il profilo di Engin, il perché della sorpresa. Abbiamo sfiorato l'idea che la tuba, in quella notte contornata di sussurri, potesse farsi metafora. Abbiamo visto come un commento possa togliere il velo alla cartolina perfetta e suggerire che una coppia come Gökberk e Cemre, pur dentro un bagliore incessante, difenda ancora un tremito privato. Quale che sia la verità fattuale, Engin ha centrato l'obiettivo di catturare l'attenzione e costringerci a rivedere in controluce le nostre aspettative. Ora tocca a voi. Cosa pensate abbia reso così sorprendenti le parole di Enin? Credete che la tuba fosse davvero un pretesto per parlare d'altro, magari dell'equilibrio delicato tra spettacolo e autenticità che avvolge Gökberk YLDRM e Cemre Arda? Oppure, secondo voi, è tutto molto più semplice e la magia sta solo nel modo in cui una frase ben piazzata può cambiare l'aria di una stanza? Dite la vostra nei commenti, sapete che qui leggiamo tutto e amiamo continuare la conversazione con voi. Se questo racconto vi ha tenuti incollati fino alla fine, lasciate un like, condividetelo con chi ama le storie curiose e i dibattiti che fanno scintille. E soprattutto iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdervi i prossimi retroscena. Ci vediamo nel prossimo video, con un'altra storia che, ne siamo certi, vi farà battere il cuore e alzare il volume.